In questo video vediamo esempi di funzioni che presentano punti di non derivabilità. Ricordiamo che un punto è di non derivabilità se il limite del rapporto incrementale in quel punto o non esiste oppure è infinito. Vediamo tre esempi. Prima funzione, y uguale modulo di x, meno 3. Il dominio di questa funzione coincide con tutto l'asse reale. E vogliamo andare a calcolare il limite del rapporto incrementale nel punto x uguale a 3. Quindi scriviamo della funzione calcolata nel punto più l'incremento meno il valore della funzione nel punto, tutto fratto h. Facendo gli opportuni calcoli, vediamo che questo limite è uguale al limite per h che tende a 0 di modulo di h fratto h. Per h che tende a 0, quindi abbiamo 0 fratto 0, che è una forma indeterminata. Dobbiamo quindi discutere questo limite, il che equivale a calcolare il limite destro e sinistro per h che tende a 0. Calcoliamo il limite destro per h che tende a 0. Limite per h che tende a 0 da destra di modulo di h fratto h. Quando h tende a 0 da destra, il modulo di h è semplicemente uguale ad h e quindi abbiamo limite per h che tende a 0 da destra di h fratto h che è uguale a 1. Andiamo ora a calcolare il limite per h che tende a 0 da sinistra di modulo di h fratto h e questo sarà uguale al limite per h che tende a 0 da sinistra, modulo di h sarà uguale a meno h perché ci approcciamo allo 0 attraverso valori negativi, che quindi sarà uguale a meno 1. Il limite destro e il limite sinistro sono finiti ma distinti. Questo ci permette di concludere che il punto x uguale a 3 è un punto angoloso. Vediamo il secondo esempio. Consideriamo la funzione y uguale radice quinta di x alla seconda. Il dominio di questa funzione, anche in questo caso, è tutta l'asse reale e vogliamo andare a calcolare il limite del rapporto incrementale nel punto x uguale a 0. Quindi calcoliamo il limite per h che tende a 0 della funzione calcolata in 0 più h meno la funzione calcolata in 0 fratto h e questo è uguale al limite per h che tende a 0 di radice quinta di h alla seconda fratto h che è uguale per il confronto delle potenze a infinito. Dobbiamo però stabilire se è più infinito o meno infinito e per poter fare questo dobbiamo andare a valutare anche in questo caso il limite destro e sinistro del rapporto incrementale nel punto x uguale a 0. Limite per h che tende a 0 da destra di radice quinta di h alla seconda fratto h è uguale al limite per h che tende a 0 da destra di 1 fratto radice quinta di h alla terza e per h che tende a 0 attraverso valori positivi questa quantità tenderà a 0 positivamente e quindi 1 fratto una quantità che tende a 0 attraverso valori positivi sarà uguale a più infinito. Andiamo a valutare ora
il limite per h che tende a 0 da sinistra, di 1 fratto radice quinta di h alla terza, che è uguale. Quando h tende a 0 attraverso valori negativi, questa quantità tende a 0 negativamente, e 1 fratto una quantità che tende a 0 negativamente è uguale a meno infinito. I due limiti sono infiniti di segno opposto e quindi il punto x uguale a 0 è un punto di cuspide. Vediamo ora il terzo esempio. Consideriamo questa funzione y uguale radice settima di x. Anche in questo caso il dominio è tutta l'asse reale. E andiamo a calcolare il limite del rapporto incrementale nel punto x uguale a 0. Il limite per h che tende a 0 di radice settima di h più 0 meno radice settima di 0 tutto fratto h, che è uguale al limite per h che tende a 0 di 1 fratto radice settima di h elevato alla sesta. In questo caso, a differenza del precedente, sia che h tenda a 0 da destra o da sinistra, avendo h elevato a un indice pari, il risultato sarà sempre una quantità positiva. Quindi la radice settima di h alla sesta tenderà sempre a 0 attraverso valori positivi, e possiamo concludere che questo limite è uguale a più infinito. Quando questo avviene, il punto x uguale a 0 è un punto di flesso a tangente verticale. Concludiamo dicendo che i punti di non derivabilità sono di tre tipi. Il primo tipo, detto angoloso, sia quando limite destro e limite sinistro della funzione derivata sono diversi e almeno uno dei due è finito, come abbiamo visto nel primo caso. Un punto di non derivabilità è una cuspide se il limite destro e il limite sinistro del rapporto incrementale, quindi della derivata, sono infiniti e di segno opposto. Il terzo ed ultimo punto di non derivabilità è un punto di flesso a tangente verticale, e sia quando il limite destro e sinistro della derivata sono entrambi o più infinito o entrambi meno infinito.